Amici di Moto.it, ciao a tutti per una nuova rubrica di Young Timer, le moto degli anni 90. Abbiamo iniziato con una fantastica Honda RC30, ve la ricordate, quella di Stick, poi siamo passati a tutt'altro genere con la R1150 GS, una Max Enduro BMW, l'ultima di Ghisa, e poi un'altra stradale, la Triumph Speed Triple col simpatico Guido Meda. Però c'è poco da fare, gli anni 90 sono stati gli anni d'oro delle moto sportive, moto che hanno segnato un'intera generazione di quarantenni, cinquantenni di oggi. Quindi torniamo a bomba sulle sportive di fine anni 90 e dell'inizio del 2000, moto strepitose che trovate qui alle nostre spalle. Eccole qua, iniziamo con la Yamaha R1 del 1998, la prima R1 a carburatori, fornita ancora da Stick. Ciao Stick! Poi passiamo al 99 con la Suzuki GSX 1003R, ma non era giusto neanche chiamarla così perché è semplicemente l'Hayabusa che ci ha fornito il gentilissimo lettore Marco. Grazie Marco. Grazie a voi. E poi passiamo all'anno ancora dopo, al 2000, con la Honda VTR S+1, conosciuta in America con una sigla molto più forte, RC51. L'Honda che interruppe il dominio Ducati nel mondiale Superbike perché è una bicilindrica, vinse 2 mondiali con Edwards e persino la 8 ore di Suzuka con un certo Valentino Rossi. Perché abbiamo scelto loro? Perché sono moto di rottura che hanno segnato quest'epoca. L'R1 98 perché arrivò in un momento in cui dominavano le 750 4 cilindri, molto leggere, agili e potenti, però con la potenza tutta in alto. Questa invece arrivò con 150 cavalli e una ciclistica molto agile che troviamo anche adesso nelle moto moderne, che però hanno in più l'elettronica. Giusto Stick? Tutto corretto? Sì. Grazie. La Hayabusa, bisogna soltanto dire una cosa di lei, è la moto di serie più veloce della storia perché arrivò nel 99. Hayabusa d'altra parte è un nome di un rapace giapponese e lei raggiungeva in quell'anno i 312 km/h, arrivava col tachimetro a fondo scala a quasi 350 all'ora. Dopo il 99 le 4 sorelle giapponesi decidono di mettere un freno a questa escalation di velocità, quindi lei fu l'unica nel 99 a raggiungere queste velocità e soltanto per questo merita di essere oggi con noi, anche se poi scopriremo con Marco che è una moto fantastica da utilizzare su strada. La VTR, prima non l'ho detto, è una delle pochissime moto HRC fatta dal reparto corse della Honda per vincere e lo fece subito nel 2000 con il mondiale di Colin Edwards che venne poi replicato nel 2002. Adesso però andiamo a provarle tutte e tre sul Passo Penice dove andiamo sempre con Moto.it e i nostri amici Marco e Stick potrebbero dire ma con queste prestazioni veramente esagerate il posto giusto per provarle in sicurezza è la pista. È verissimo. 150, 175 e 127 cavalli si sfruttano in sicurezza in pista, però bisogna anche aggiungere una cosa: queste sono moto ormai ventennali e sono bellissime da usare per il classico giretto domenicale o per l'uscita proprio per divertirsi, la bella guida senza esagerare. Per la pista ci sono moto più recenti con tanta elettronica in più di sicurezza, queste ce le godiamo come vere e proprie Young Timer. E adesso andiamo sul Penice e scopriamo come vanno in 3 puntate dedicate proprio a R1, Hayabusa e S+1. Ragazzi, partiti, che emozione! La Yamaha R1, la mitica del 98, incredibile per tanti motivi. Primo, è un'altra moto di Stick dopo la pazzesca RC30, altra pietra miliare delle moto sportive. Adesso la Yamaha che ha cambiato veramente un'epoca, perché nel 98 le moto sportive per eccellenza erano le 750 4 cilindri con potenze tutto sommato neanche elevatissime a regimi veramente elevati. Poi arrivò lei con 150 cavalli, un peso di nemmeno 200 kg a secco e una compattezza, una leggerezza che fece veramente scuola e cambiò il mondo delle super sportive, distruggendo letteralmente le 750 dell'epoca. Vi ripeto, 150 cavalli, telaio Delta Box, motore con 5 valvole per cilindro a carburatori, un motore che lo vediamo adesso ha una schiena pazzesca già ai bassi ed è molto agile questa moto nelle curve. Vedete come gira da sola. Adesso non fate caso all'indicazione low del liquido di raffreddamento perché evidentemente l'indicazione non è esatta, c'è un problemino con qualche sensore. Il motore è in temperatura e sentite come gira. Siamo a 5000 giri
Apriamo con l'R1 del 98 e spinge i medi davvero tanto. La posizione rispetto alle sportive di oggi, pensate un po', è persino comoda. È veramente una moto spaziale da usare ancora oggi. E adesso vediamo un allungo su questo rettilineo. Fantastica, i 150 cavalli si sentono tutti. Poi bisogna stare attenti in curva, perché mi raccomando, qua non ci sono mica controlli di trazione e ABS. Il cambio è leggero, manovrabile, non leggerissimo nella manovra, è appena contrastato, però nel complesso è sicuramente un ottimo cambio ancora oggi. Frenata molto potente, però vediamo che Stick ha cambiato la pompa dei freni, ha messo una Nissin non di serie, poi gli chiederemo anche perché, e vediamo come va nel misto con delle gomme attuali di oggi. Questa moto è davvero performante, veramente agile, ottimo inserimento, appena nervosa sullo sconnesso, però che mezzo, ragazzi, fantastica. Guardate come tiene la traiettoria, e poi appena si può allungare bisogna stare attenti e frenare subito, opla, ai limiti, perché è pur sempre un 4 cilindri racing e va veramente come una schioppettata. Fantastica ancora oggi. Tra l'altro il manubrio non è neanche troppo caricato e le pedane sono sì arretrate, ma non come certe superbike dell'epoca. Penso alla Honda SP1, era molto più affaticante tra le curve. Direi che se l'R1 ha dettato le regole del segmento delle super sportive, il motivo è presto detto. Unì delle doti di guidabilità eccezionali per l'epoca, con un motore che non si era mai ancora visto, potente sotto e con un allungo brutale in alto, veramente un motore fantastico. Guardate come pennella le curve anche un po' più veloci. Le sospensioni hanno ancora un ottimo assorbimento sullo sconnesso, funzionano ancora in modo davvero egregio. Certo non è una moto da turismo, però non pensiate che sia, rispetto a quelle di oggi, massacrante. Anzi, i manubri sono abbastanza aperti per l'epoca, cosa piuttosto inusuale. E guardate come la moto tiene la corda ed è davvero precisa in uscita di curva. Il motore su strada lo si usa più che altro ai medi, e ai medi sembra davvero un bicilindrico da quanto spinge. Questa spinge tanto anche sotto, e guardate che risposta ha, frenata molto potente, la forcella affonda il giusto e non provoca grossi trasferimenti di carico. Abbiamo visto com'è andata sul passo Penice l'R1 del 98 e ragazzi, oggi ho capito perché questa è considerata da anni una pietra miliare del motociclismo, perché ha inaugurato una nuova era tra le moto sportive moderne. Ha una maneggevolezza esattamente paragonabile alle moto sportive attuali, che non c'entra niente, povero Stick, con la tua RC30 dell'89. Quella sì era una moto leggera, piccolina, però un po' legnosa in curva. L'R1 gira da sola, ha un bel manubrio largo, misure molto compatte, il telaio Delta Box in alluminio e un peso complessivo, pensate un po', di soltanto 205 kg in ordine di marcia. E poi guardate le soluzioni tecniche, con un forcellone davvero mostruoso con questa capriata di irrigidimento, motore molto compatto, e guardate addirittura già allora il cambio come era posizionato in alto per rendere la moto più svelta nei cambi di direzione. Ovviamente forcella stiri rovesciati, completamente regolabile come anche il mono, grosso impianto bidisco, quindi una moto del tutto moderna anche nel codone, perché l'R1 fa debuttare anche questi codoni all'insù che adesso troviamo su tutte le moto sportive. Ovviamente non c'è nessun ausilio elettronico per quanto riguarda sia il motore, con mappe, controlli di trazione, anti-wheeling, ma anche per quanto riguarda la frenata, perché hai l'ABS, Stick? Vorresti averlo? Va bene così, questa è una moto nuda e cruda e poi è una Young Timer. Passando alla meccanica, vi ricordo che fece debuttare un motore 1000 da 150 cavalli a 10.000 giri con distribuzione con 5 valvole per cilindro, quindi 4 cilindri, 20 valvole, potenza veramente importante, ma anche la coppia era molto sostenuta, come avete visto anche nel video on board. Perché comprarla e perché non farlo secondo Moto.it? Innanzitutto l'R1, l'avete visto, è un pezzo di storia, poi è ancora bellissima da usare ed è anche un investimento abbastanza sicuro, perché sta prendendo tantissimo valore, soprattutto questa versione bianca e rossa che è stata fatta soltanto nel 98. Perché non comprarla?
perché è una moto estrema e non ha nessun controllo di trazione, quindi ocio. Adesso l'R1 del 98 di Stick la lasciamo qua nei commenti sul canale YouTube di moto.it e fateci tutte le domande che volete perché risponderà direttamente Stick. Ciao!